È mai capitato a te oppure ad un tuo conoscente di avere un problema di salute e non trovare una soluzione se non quella di rivolgersi ad un professionista del settore? Spesso è così. Quando si deve fare un'operazione molto delicata al ginocchio, si cerca di andare ad un medico molto specializzato. Scopriamo in questo video perché dovresti valutare se affidarti a dei professionisti per svolgere la manutenzione delle autorizzazioni e della security in SAP. Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme perché dovresti valutare un servizio di Application Maintenance Support specifico in ambito SAP Security. Quanto tempo serve ad una persona per essere operativa nel campo delle autorizzazioni SAP? Quanto è necessario avere all'interno della propria organizzazione una o più risorse formate in modo verticale sulla security SAP? È davvero necessario definire un gruppo security SAP in azienda anche per garantire i vari backup? Sono domande che anche noi ci siamo posti e spesso è un tema comune in azienda, anche per altri argomenti. Il mio punto di vista sull'argomento è che come IT manager dovresti concentrarsi sul fatto di garantire la continuità del servizio, non rendere i colleghi troppo verticali su un argomento, concentrare la conoscenza ed il tempo delle risorse interne sugli aspetti di controllo e governance e meno sull'operatività. Credo che quest'ultimo punto sia quello più importante di tutti. Spesso infatti le risorse interne sono oberate di lavoro per rincorrere le problematiche autorizzative del sistema. Questo dipende certo anche da quanto è maturo il modello autorizzativo definito in azienda, ma il messaggio è che forse ci si sta troppo focalizzando su una mera operatività, perdendo un po' l'orientamento generale. Il delegare a chi di mestiere svolge questo compito ed è fortemente specializzato su queste tematiche può essere sicuramente un vantaggio. Capita che questi argomenti siano già coperti da società general purpose che sanno cosa fare nel breve ma non hanno una visione strategica dell'argomento sul lungo periodo o delle giuste sensibilità che la tematica richiede. Il risultato di questo in molti casi sfocia in una manutenzione security che le persone interne all'azienda non conoscono o non sanno più governare una volta terminato il contratto. Per questo motivo può essere strategico valutare pro e contro di questa scelta. Ricordati che il decidere chi fa che cosa è sempre in carico all'azienda, non può essere delegato all'esterno. L'azienda inoltre dovrebbe essere sempre in grado di controllare l'operato svolto da terzi e spesso non è semplicemente guardando il sistema riuscire a capire se quanto fatto è corretto o meno. Ma quali sono le modalità più utilizzate? È importante, per sapere rispondere, aver misurato in anticipo l'impegno necessario per la propria realtà. Quante richieste e di che tipo, ad esempio, nell'ultimo anno? Un sistema di ticketing che permetta di classificare queste richieste può essere sicuramente utile. Le principali opzioni sono le seguenti: a forfait, a consumo, a tipologia di ticket. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!